Ti voglio raccontare cosa accadeva in questi giorni di qualche anno fa. Potremmo definirlo un telegiornale vintage, rigorosamente in italiano. Impareremo tanti nuovi vocaboli che ci aiuteranno ad esprimerci meglio. Sigla! Cari amici e amiche, eccoci nuovamente insieme sul mio canale Nisaba. Va in onda la prima puntata di Ti voglio dire che, un ciclo di video che ci permetterà di ripercorrere eventi memorabili e avvincenti accaduti in momenti diversi della storia, che conosceremo seguendo il calendario. Oggi ci occuperemo dei giorni dal 1 al 7 gennaio. Buona visione! Primo gennaio. Il primo giorno dell'anno si chiama in italiano Capodanno, letteralmente Head of the Year. Il Capodanno, inteso come primo giorno dell'anno, nasce nel lontanissimo 46 a.C. per volontà del dittatore romano Giulio Cesare. In principio si festeggiava il dio Giano, dio supremo di tutti e tutte. Dai festeggiamenti romani ereditiamo la tradizione di condividere il pasto con gli amici, scambiarsi i regali e indossare qualcosa di rosso. 2 gennaio. Il 2 gennaio del 1960 moriva Angelo Fausto Coppi, uno dei campioni italiani più famosi, più completi, più vincenti di tutta la storia del ciclismo italiano. In 20 anni di carriera sportiva ha vinto tantissime competizioni, tra cui 5 Giri d'Italia, 2 Giri di Francia, 4 campionati italiani, un campionato del mondo su strada, 2 campionati del mondo su pista. La sua morte fu davvero tragica e inaspettata. Morì all'età di 41 anni dopo essere andato in Africa per una competizione sportiva il 13 dicembre del 1959 e per una battuta di caccia. In questi giorni africani lui e un suo collega francese contrassero la malaria. Tornato a casa, le condizioni fisiche di Fausto Coppi si aggravarono. Fausto Coppi morirà, mentre il suo collega francese si salverà. Se volete sapere di più sulla vita di questo campione, vi consiglio il libro Il suo nome è Fausto Coppi, edito Einaudi. Il giornalista Maurizio Crosetti raccoglie voci e testimonianze di personaggi che sono stati accanto a Fausto Coppi nella sua vita e nella sua carriera. Emerge così la figura dell'uomo e del campione. Il 3 gennaio. Il 3 gennaio del 1954 dagli studi RAI, Radio Televisione Italiana di Torino, cominciarono le trasmissioni della televisione nazionale italiana in bianco e nero. In quegli anni nelle famiglie ancora si parlavano i dialetti o le lingue locali come il siciliano, il sardo, il veneto, eccetera. La televisione ha aiutato la lingua italiana a diffondersi e diventare lingua nazionale, grazie soprattutto ai suoi programmi educativi e di intrattenimento come i quiz. 4 gennaio. Il 4 gennaio è la festa internazionale dell'alfabeto Braille, un sistema di lettura e scrittura nato per aiutare le persone non vedenti a leggere e a scrivere. Si tratta di un codice basato su 6 puntini in rilievo e ad ogni lettera corrisponde uno o più puntini disposti in maniera differente. Con esso si possono rappresentare le lettere dell'alfabeto, la punteggiatura e i numeri di tutte le lingue. È stato inventato dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. La data scelta non è casuale, ma corrisponde con la data di nascita di Louis Braille. A 5 anni diventato cieco a seguito di un incidente nell'officina del padre, un sellaio, ovvero un costruttore di selle. 5 gennaio. Il 5 gennaio del 1932 nasce ad Alessandria, in Piemonte, Umberto Eco. È stato uno dei principali intellettuali del Novecento italiano. Scrittore, giornalista, docente universitario, bibliofilo, medievalista, detentore di 40 lauree honoris causa ricevute da università europee e americane. Amante del fumetto, aveva un particolare debole per Dylan Dog, un fumetto italiano creato da Tiziano Scalvi, tanto che disse: «Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi». La fama internazionale arrivò con la pubblicazione del Nome della rosa,
un libro pubblicato nel 1980, con 60 milioni di copie vendute, tradotto in 50 lingue, vincitore del premio Strega nel 1984, è diventato 6 anni dopo un film con come protagonista Sean Connery e una serie TV. Muore a Milano a causa di un cancro nel 2016 e i suoi 30.000 libri custoditi gelosamente nel suo appartamento milanese verranno devoluti alla biblioteca dell'Università di Bologna, ateneo a lui caro dove aveva lavorato per molti anni e dove fondò il primo corso di laurea in DAMS, acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo nel 1971. Al grande intellettuale italiano è stato dedicato un asteroide, l'asteroide 13069 Umberto Eco, scoperto nel 1991 dall'astronomo belga Erik Walter Elst, e Humper Coe, un personaggio del suo fumetto preferito Dylan Dog. Concluderei con una frase di Umberto Eco del 2015, quando i social erano ancora sconosciuti a molti di noi e si accingevano ad entrare nelle nostre vite. Suona quasi come un presagio. I social danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. 6 gennaio. Il 6 gennaio è festa nazionale e si festeggia l'Epifania. Come il Capodanno e quasi tutte le feste del nostro calendario, era una festa pagana, ovvero celebrata dai Romani, e la Chiesa Cattolica l'ha assorbita e riadattata. La Chiesa Cattolica commemora la visita dei 3 Re Magi a Gesù, mentre la tradizione popolare vede come principale protagonista la Befana. Lei arriva a cavallo della sua scopa tra la notte del 5 e il 6 gennaio e porta dolciumi e giocattoli per i bambini buoni e il carbone ai bambini cattivi. Le festività natalizie si concludono con l'Epifania. Infatti il detto dice: l'Epifania tutte le feste porta via. Niente paura però, perché l'Epifania segna anche l'inizio del periodo di Carnevale. E questa è un'altra storia. 7 gennaio. Il 7 gennaio del 1978 arriva in Italia Heidi, un personaggio nato dalla penna della scrittrice svizzera Johanna Spyri nel 1880 e reso cartone animato dal produttore giapponese Isao Takahata e dal disegnatore giapponese Hayao Miyazaki nel 1974. L'animazione giapponese, fino a quel momento legata al modello disneyano, cambia, si emancipa e crea nuovi personaggi ispirandosi alla tradizione dei fumetti manga. Nel paese del Sol Levante il successo è immediato. L'animazione giapponese arriva in Occidente e l'Italia è stato uno dei paesi occidentali ad accogliere questo genere, soprattutto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Furono oltre un centinaio le serie acquistate, come I Barbapapà, Lupin, Kimba il leone bianco, Anna dai capelli rossi e tutte le serie robotiche che si susseguirono negli anni a partire da UFO Robot Goldrake il 4 aprile del 1978, probabilmente come in nessun altro paese occidentale. Heidi non fu l'unico ad entrare nelle case degli italiani, ma fu uno dei pochi a rimanerci e viene mandato in onda tuttora. Infatti, a partire dalla metà degli anni '80 iniziò una campagna accanita di censura contro questi amatissimi cartoni animati giapponesi e tanti furono totalmente banditi, definiti troppo sessisti e o violenti. I cartoni animati che continuarono a far parte della televisione italiana vennero degiapponizzati e riadattati. Ad esempio vennero riscritte e ricantate quasi tutte le sigle, i nomi dei cartoni resi più innocui, come ad esempio da Ken il guerriero siamo passati a L'incantevole Crimi. Vennero modificate le trame e tagliate parti ritenuti troppo provocanti o violente. È tutto per oggi, abbiamo terminato. Non ti scordare di iscriverti al canale di Saba per non perderti il prossimo episodio di Ti voglio dire che.
Grazie, ciao, a presto!